Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Scorpione, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di novembre 2022. Abbiamo la carta della torre, amici dello Scorpione. Periodo interessante. Quando c'è la torre è perché c'è una sorta di destrutturazione dell'ego da dover affrontare. Probabilmente qui qualche tipo di sicurezza o di certezza che avete avuto fino ad adesso crollerà. Può anche semplicemente essere un'idea, può essere una situazione, può essere ehm, qualsiasi tipo, diciamo, di rottura che voi possiate pensare. Allora, andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora ragazzi, cominciamo con un cavaliere di spade e con la luna. Quindi vi dico che quando c'è il cavaliere di spade normalmente si parla di una persona che è un po' intermittente, incostante, è una persona che un po' tende a scappare, tende un po' a imporsi sugli altri, è un'energia determinata ma molto focalizzata su quello che vuole e va per dove vuole, insomma, va dritto per la sua meta senza guardare troppo in faccia alla realtà. Potrebbe fare riferimento ad una persona che comunque c'è stata nel vostro passato, perché comunque abbiamo la luna e la luna parla di passato, parla di nostalgia, parla anche di proiezioni. In questo mazzo si vede molto bene perché la fanciulla si specchia e lo specchio parla sempre di immagini distorte, perché quando ci si riflette nello specchio, se un'altra persona, se una terza persona guarda l'immagine, la vede diversa rispetto a quello che è il nostro viso in realtà. Il 9 qui, la carta dell'eremita al contrario, mi dice che non avete tanta voglia di star da soli fondamentalmente. Oppure può anche essere il fatto, essendo vicino alla luna, che faccia un po' paura guardarsi dentro e rendersi conto di quali sono state le gabbie dell'ego fino ad adesso. Ricordatevi che quando c'è un crollo dell'ego è un momento impegnativo, è un momento doloroso, la morte dell'ego è sempre dolorosa perché ci si deve rendere conto che probabilmente su una certa questione, su un certo tema, ci si è un po' presi in giro. Questo non vuol dire che necessariamente sia qualcun altro a farlo, possiamo anche essere noi stessi tranquillamente a creare le manipolazioni mentali, eh, anche con le nostre credenze limitanti comunque, perché che siamo meno consapevoli, di averle, loro comunque lavorano nei nostri pensieri, nel nostro modo di pensare. E qui ho la sensazione che qualcuno abbia bisogno di essere riconosciuto, abbia bisogno di mi parlano di darsi un valore, perché comunque secondo me c'è una sorta di mm, riflessione, di specchio in quello che è quello che vi dicono gli altri. Cioè, un po' come qualcuno, quando si guarda allo specchio e qualcun altro gli dice: "Però stai bene oggi, sei carina", e la persona dice: "Davvero, trovi?" Perché la persona stessa non si vede. E quindi ho come la sensazione qui che ci sia bisogno di una persona esterna per, diciamo, per aiutarvi in questo senso. Abbiamo anche un cavaliere di spade. Andiamo avanti, vediamo che altre energie vi danno. Ok. Allora, un cavaliere di spade, un 3 di bastoni, un 2 di bastoni e un 3 di bastoni. Scusate, un 8 di bastoni. Tanti bastoni alla fine della lettura, devo dire. Allora, io qui credo che, perché quando ci sono i fanti potrebbero fare riferimento ai figli, quindi
nel caso voi avesse dei figli, qui ci potrebbe essere una sorta di necessità di trovare un dialogo con i vostri figli per essere riconosciuti, perché vi riconoscano quello che è il vostro merito, il vostro ego in quanto genitore, magari perfetto, ecco, potrebbe crollare in questo senso. Vi ho fatto un esempio come un altro, giusto per farvi capire. Perché comunque qui vediamo una sorta di indecisione sul come mi muovo, dove vado, che cosa faccio. Vado avanti per questa strada, cambio via, cambio ritmo. ehm, C'è qualche tipo di notizia, qualche tipo di comunicazione che sento essere interna per molti, che non arriva. Ehm, Nel caso per voi si trattasse di, appunto, per i figli ve l'ho detto, se fosse una situazione di famiglia, diciamo così, di origine, qui potrebbe esserci un fratello, un cugino, una persona, diciamo, della parentela parallela, più che ascendente o discendente, mm, cioè ascendente, vabbè, mi avete capito, più che della famiglia di origine o la famiglia che voi avete creato, ok? Che secondo me influenza un po' troppo quello che è il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedervi. Mm? Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere per i single e poi andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, qualche carta in più. Io intanto vi dico che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023. Non sono ancora tutti, manca ancora l'amore, no, scusate, il lavoro e l'economia. Però sono già uscite le energie generali, la crescita spirituale e l'amore e gli affetti. Trovate sempre tutto nelle playlist del canale. Ok, cominciamo con un 8 di pentacoli e un 8 di spade. Quindi sono 2 8, probabilmente c'è qualcosa a livello di quotidianità con questo 8 di pentacoli che vi tiene impegnati, che vi dà da pensare. Per qualcuno è il lavoro, per qualcuno potrebbe essere una situazione proprio familiare che si ha. Abbiamo un 2 di spade al contrario. Sì, io credo che qui non ci sia, non si accetti un determinato tipo di realtà, qualcuno non si vuole guardare dentro. Qualcuno, ragazzi, ha un dolore talmente grande qui che guardarsi dentro davvero vuol dire distruggere un'identità, mi dicono. Molto dipende da come si vivono i ruoli. Mm? Cioè, se per voi è importante, parlo di voi single, è importante per essere felici, per essere riconosciuti magari anche dalla società o da una persona, un gruppo nello specifico, si deve essere in un certo modo, il fatto di capire che l'essere così vi crea un dolore, il dover guardare in faccia il vostro dolore vi fa rendere conto che quel ruolo va distrutto se volete ricominciare a star bene. Spero di essermi spiegata bene. Se per caso non è chiaro, scrivetemi nei commenti. Ok, la carta della stella qui mi parla di desideri, di obiettivi. È una carta che parla di destino, eh. E anche quando arriva la torre, certe volte c'è di mezzo lo zampino dell'universo. Però abbiamo poi il Papa, quindi c'è quella presa di consapevolezza, cascano le bende che c'erano qui a inizio periodo. Andiamo a vedere come si va avanti. Ragazzi, per qualcuno il Papa parla di contratti, visto che qui c'era la carta dell'otto di Pentacoli, so che è una stesa di affettiva, diciamo così, però anche quando c'è un contratto di lavoro, insomma, anche il cuore ne giova, c'è la gioia, c'è l'entusiasmo, la felicità, anche quello è un movimento affettivo, se ci pensate bene. Un movimento del cuore, intendo. Quindi potrebbe esserci, come vi dicevo, un contratto per qualcuno o un accordo, ok? Quello che qui con il 6 di bastoni non arrivava, con il Papa per voi arriva. E c'è un nuovo inizio, c'è un asso di spade. O ci si allontana da qualche tipo di situazione o di relazione, o ci si allontana da questa
zona della lettura, dai pensieri autoboicottanti, dal senso di colpa, dal senso di impotenza, dal senso di non vederci chiaro. Perché giustamente con l'asso di spade è proprio come se ci fosse questa chiarezza mentale. O probabilmente, guardate cosa si è girato. La lascio, ci piace. Sì, qui è un riprendere spazio, è un riprendere in mano il vostro sé, il vostro ruolo, il vostro amor proprio. C'è una sorta di elevazione spirituale, cade un po' la maschera secondo me. E vi dirò che questo farà sì che voi, presentandovi più sinceri e più onesti anche negli altri, giustamente si è girata la carta degli amanti. Qui, se le vediamo così, è un po' come, ah, ho capito, ok, ricomincio da capo, mi allontano e vado verso l'amore. Quindi, adesso ve l'ho detta in un modo un po' scherzoso, però si potrebbe vedere anche così, quindi nuovo assetto mentale, ok? Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Andiamo a vedere, ok. Wow, asso di denari, nuovi inizi, carro, movimenti. Quindi questa torre probabilmente non è così terribile. Aspetta, prima di dirlo, fatemi arrivare alla fine delle carte. Carro e Forza sono due carte che quando arrivano una vicina all'altra sento che è come se ci fosse un movimento boom. 7 e 8 come arcano, che è come numero dell'arcano. Quindi qui si tratta di fare un movimento, uno spostamento, un nuovo inizio, dà il via a questo viaggio, trasloco, direzione, nuova direzione che si può dare alla relazione in questo periodo probabilmente. Il carro è proprio il puntare un obiettivo, mi viene quasi da dire, e andare. E la forza è un po' come se qualcuno stesse in un certo senso cercando di trovare il coraggio dentro se stesso di affrontare tutto questo cambiamento, questo percorso che comunque è arrivato, sta per arrivare con la torre. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. La torre di nuovo al contrario e asso di bastoni. Sì, la torre qui è al contrario, quindi in realtà sento che è un cambio positivo, ragazzi. Magari impegnativo, perché non nego che quando c'è la torre e la morte dell'ego comunque è impegnativo, però secondo me qui c'è un altro asso come anche avevano i single, c'è un nuovo inizio, c'è un nuovo, può anche essere un incontro più intimo o intimo, se per esempio qua vi sposterete o farete un viaggio per andare incontro a qualcuno, ehm, c'è un incontro che potrebbe essere intimo perché l'asso di bastoni vi ricordo che fa riferimento anche proprio all'incontro sessuale. Ok, e terminiamo con la carta del sole al contrario, è un 7. È un 7 di pentacoli. Qui è un po' come se sentissi che sì, c'è questo nuovo inizio, ma bisogna un attimino prenderla con calma, perché giustamente l'energia di inizio periodo e con due arcani maggiori è piuttosto dirompente, abbiamo anche una torre, però qui forse c'è da aspettare un attimino, c'è da andare con i piedi di piombo, da non fare il passo più lungo della gamba, mi viene da dire. Mm? Sì, però comunque, ragazzi, è un po' come se vi dicessero, aspetta, allontanati, prendi tempo, e anche il 2 di bastoni che c'è qui sopra è una sorta di indecisione, di valutazione che si sta facendo. Questo è un po' il consiglio finale. Qualsiasi sia il momento di vita che voi state attraversando, ok? Scrivetemi poi nei commenti se il momento torre lo avete già vissuto o se lo dovete ancora vivere. Perché in realtà lo sento, giustamente, avendo la torre qui nella linea degli accoppiati, diciamo così, la sento più forte per voi piuttosto che per i single. Ok, andiamo a vedere l'I Ching che cosa vi dicono. Un ultimo messaggio per chiudere la lettura. L'usura del tempo.
Mm. Carta numero 23, ed è interessante perché la carta numero 23 nell'oracolo di Lenormand è la carta del topo, dei topi. E i topi lentamente rosicchiano le cose e l'usura del tempo è un po' la stessa energia, sento qualche cosa che scava, il tempo, ehm, sì, cambia le cose, no? E il desiderio creativo. Questo io credo che sia un consiglio, cioè diventate creativi, cercate di guardare al futuro, cercate di avere... Quando arrivano i momenti torre, ci sono due scelte da fare, o quella di diventare vittima o quella di diventare guerrieri. Quindi la vittima si può fare per un po', perché più che vittima, diciamo, il lutto di questa perdita, di questo dolore, è giusto viverlo, perché è giusto, non è neanche giusto soffocare le emozioni, quindi è giusto buttar fuori quello che è rabbia, pianto, perché il pianto purga, è un modo di purgare le energie negative, le energie stagnanti. Ehm, Però ecco, a un certo punto bisogna darsi una data e dire ok, da adesso in avanti mi tiro su da solo, da sola. E il desiderio creativo, un modo per trasmutare l'energia e creare, attivare la creatività. Amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Se volete sostenere il canale potete sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!